Ciao a tutti amici dei pesci, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami i pesci e le tendenze energetiche disponibili per la sua relazione complicata. Ragazzi, abbiamo la carta del mondo. È un periodo di compimento, probabilmente riuscirete ad arrivare a qualche risultato, a qualche tipo di accordo, qualche tipo di obiettivo, perché è una carta di completamento, però è anche vero che è una carta di chiusura ciclo. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono valide per il Sole, l'ascendente e il segno lunare. Per chi mi volesse contattare per il percorso di crescita o una consulenza personalizzata, mi può contattare via mail e sotto nella descrizione del video trovate anche il numero di telefono, il link alla pagina web, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, il link alla sezione degli abbonati e il link al corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene. Abbiamo un re di spade, un fante di spade, un 2 di coppe, un 10 di spade, diavolo, cinque di pentacoli, e 6 di pentacoli. Ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta. E io cercherò di lasciare la lettura aperta, voi adattate la lettura alla vostra realtà. E una cosa che vi posso consigliare è di incastrare questa lettura con le previsioni della prima metà di maggio che sono già online. Ce n'è una è la ruota del destino e l'altra è una specifica sull'amore. Non sono carte idilliache, ve lo dico già. Andiamo a vedere come si sviluppano. Difatti, 3 di coppe e la carta degli amanti. 2 di coppe. Allora, tenete sempre presente che io leggo energia, tenete sempre presente che siete tanti, può essere facilmente, anzi, viste le carte, spero che non risuoni con voi. Ehm, però io vi dico quello che sento, ok? Poi prendete quello che vi serve, il resto lasciatelo andare. Allora, ragazzi, come vi dicevo, non sono belle carte. Abbiamo queste due figure girate al contrario, sono due figure che entrambe mi parlano di controllo. E vedendo qui anche il diavolo, ci può essere come un tema qui con il re di spade al contrario, che riguardi anche altre persone. Andiamo a vedere un attimo il fante, poi vi dico. Re di pentacoli e 9 di pentacoli. Andiamo a vedere anche il 2 di coppe. Allora, la mia sensazione è che voi vogliate costruire qualche cosa con questa persona. Abbiamo un 7 di pentacoli, 4 di spade e 10 di coppe. C'è voglia di costruire con questa persona. Io sento che in un certo senso la state tenendo d'occhio. Ora vi dicevo, queste due carte girate al contrario sono due carte che mi parlano di controllo e secondo me è un'energia abbastanza reciproca tra di voi. L'altra persona cerca di controllare voi, voi cercate di controllare l'altra persona, ma non controllare nel senso che volete che faccia quello che volete voi. Secondo me la controllate più sui social
o magari siete attenti a vedere quando si collega, quando invece non si collega, gli orari in cui vi scrive, cioè ho come la sensazione che sia un monitoraggio. È anche vero che con questo fante di spade al contrario vi mancano delle informazioni, vi manca una visuale, diciamo così, completa, ma vedendo questo re di spade e il tre di coppe qui può essere che qualcuno vi stia nascondendo qualche cosa. Io sento che se siete in relazione con questa persona da un po', potrebbe esserci una relazione non ben definita, cioè una di quelle senza etichette. Ci vediamo, ci piacciamo, stiamo bene insieme, però non si sa che cosa siamo, non si sa dove andiamo. Ed effettivamente qui c'è anche l'archetipo del single con il 9 di pentacoli. Per cui qui c'è qualcuno di voi che sta monitorando, secondo me, questa situazione senza necessariamente, diciamo, perdere la propria autonomia e la propria indipendenza. È vero che secondo me con questo due di coppe molti di voi vorrebbero qualche cosa in più con questa persona, però è anche vero che con queste carte che abbiamo qui sento che preferite aspettare piuttosto che buttarvi. Con questo 10 di pentacoli, scusate, con questo 10 di coppe e il 4 di spade, non sento una fiducia piena nei confronti dell'altro, ma non sento neanche una fiducia piena da parte vostra sul fatto che si possa effettivamente costruire qualche cosa. Cioè, magari la persona vi piace, vi trovate bene, però quando poi si tratta di guardare nel lungo periodo c'è un grosso punto interrogativo. Andiamo a vedere il 10 di spade. 2 di pentacoli. E 10 di pentacoli. C'è qualche tema con la famiglia, qui. Dipendendo se avete già figli o no, dipendendo se avete già creato una vostra famiglia o no. Io sento che qualcuno di voi possa un attimino chiedersi, voglio effettivamente stare con questa persona, ma poi che cosa voglio costruire? Perché qui ho come la sensazione che nessuno di voi due sia sicuro, scusate, che nessuno di voi, non di voi due, di voi pesci, sia sicuro di voler iniziare un qualche cosa con questa persona a livello familiare, a livello... Tenete presente che se non è una famiglia con figli, perché comunque magari non siete più in età o ne avete già o non ne volete per dire, quando ci sono il 10 di coppe e il 10 di pentacoli si parla di relazioni che si costruiscono nel lungo periodo, di relazioni durature. Ma è come se non vi fidaste, come se non credeste che la cosa possa essere possibile con questa persona, perché probabilmente con questo due di pentacoli o siete voi che avete più persone tra le mani o potrebbe esserci come una sorta di alto e basso dovuto a queste due figure tra di voi e quindi non essere convinti. Anzi, vi dirò che qui abbiamo un 10 di spade. Per qualcuno di voi, siccome qui c'è anche il mondo, potrebbe, diciamo così, arrivare l'idea di concludere tutta la situazione. Soprattutto se c'è un terzo incomodo, come vediamo qui con questo 3 di coppe, In realtà vi dirò, non so se c'è questa terza persona, ma c'è il sospetto che ci sia una terza persona, come quest'idea. Andiamo a vedere il diavolo. Però è anche vero che qua avete un 2 di pentacoli, quindi effettivamente potrebbero esserci due persone. Allora abbiamo la luna e un 4 di coppe. Attenzione alle proiezioni, perché qui abbiamo la luna, che è una di quelle carte che vi dice che si vedono solo le cose a metà, si vede una metà delle cose, mentre il 4 di coppe è proprio la carta della cecità. Quindi secondo me c'è un qualche tipo di tossicità, un qualche tipo di costrizione o di condizionamento, e mi risuona il condizionamento con queste due carte che parlano di controllo, che probabilmente non siete in grado di identificare o di vedere. Tenete presente che quando si tende a controllare tanto l'altro o a dare troppe regole
nella relazione è perché in qualche modo ci si sente insicuri e si ha bisogno di queste regole per sapere che non succederà niente di male. Datemi una carta per la luna. Cinque di bastoni e ruota della fortuna. Io ho come l'idea che potrebbero esserci delle gelosie, delle questioni di cui magari non si è parlato fino ad adesso, potrebbero venire a galla temi di controllo, temi di gioco, temi di un po' così. Credo che con questa ruota della fortuna ci sia come un cambio a 360 gradi della situazione. Ok, andiamo a vedere il 5 di pentacoli. Carro e fante di pentacoli. Ho come la sensazione che qualcuno di voi si allontanerà da questo 5 di bastoni. Cioè, piuttosto che litigare, sento che c'è anche il carro. Può essere che qualcuno di voi lasci stare questo tipo di discussione, di conversazione, di litigio, di insicurezza. Vi sento insicuri in questa situazione o in questa relazione. E qui con la carta del carro si tratta di decidere, di prendere una decisione, di andare avanti, di dare una direzione alla relazione. C'è un 5 di pentacoli, voi sentite una carenza, siete in carenza. Allora, per qualcuno, ragazzi, considerato tutte le carte che abbiamo, la luna, il diavolo, queste due girate al contrario, il 4 di spade al contrario e il 5 di pentacoli, potrebbe esserci un tema di codipendenza che può essere affettiva, quindi il fatto di attaccarvi in modo molto veloce a qualcuno e il tendere a fare sempre di più perché questa persona vi veda, questo è un atteggiamento, uno degli atteggiamenti tipici della codipendenza. E qui con questo carro secondo me si tratta di prendere una decisione, di andare avanti. Qui ci sono vari 10, c'è anche la ruota della fortuna, sono tutte chiusure di ciclo. Anche qui abbiamo il mondo. Adesso andiamo a vedere questo 6 di pentacoli, asso di bastoni e 2 di bastoni. Io sento che darete come un punto e a capo con questo carro e con questa ruota della fortuna. Sarà un po' come dire, no, basta, fin qui arrivo con questo tipo di delusione, da adesso in avanti si cambia, si cambiano le regole se vogliamo, c'è comunque un'azione da parte vostra mm, come vi posso dire, riprogettare un futuro, però è un futuro più in equilibrio con questo 6 di pentacoli. 6 di pentacoli è una di quelle carte che vi dice che bisogna dare tanto quanto si riceve, o viceversa, bisogna ricevere tanto quanto si dà. Voi farete un'azione nei confronti di questa persona, secondo me, però sarà come un dettare le nuove regole del gioco. Se prima c'era tutto questo controllo che condizionava, c'era questa attesa, questo non so, questo bisogno di capire, bisogno di chiarirsi le idee, smettere di avere tutti questi alti e bassi. Io sento che alla fine del periodo prenderete una decisione e farete una scelta consona per voi e per ritrovare l'equilibrio in questa situazione o in questa relazione, ragazzi. Ok, andiamo a vedere qualche oracolo. Qui abbiamo la maschera e vi dice che qualcuno non vi sta mostrando i suoi veri sentimenti e parla di qualcuno che nasconde qualcosa. Parla di gaslighting e di delusione. Il gaslighting è quando vi dicono, voi dite è andata così e qualcun altro vi dice no, ti sbagli, non è andata così,
e vi ricreano un ricordo diverso da quello che è il vostro. Fate attenzione perché è la manipolazione mentale questa, e qui vi dico che la vedo, Ragazzi, avete diavolo, avete 5 di pentacoli, re di spade e fante di spade girate al contrario, sì che ci può essere un certo tipo di interesse da parte dell'altro a tenervi a cuccia e quindi, insomma, a gestirvi. Allora, qui parliamo di orologio, c'è bisogno di tempo, vi invitano a prendervi il vostro tempo, qui abbiamo un 4 di spade che vi dice prendetevi un momento di riposo per fare il punto della situazione e vi dice che è ora di guarire. Qui non ce l'avete la temperanza, però avete il 4 di spade. Parla anche di progressi, effettivamente con questo carro secondo me c'è come una spinta in avanti o comunque una decisione che vi porta fuori da questo momento un po' così. Sento che qualcuno, ragazzi, si può veramente spingere verso nuovi obiettivi, verso nuove conoscenze, mi verrebbe anche da dire, con questo asso di bastoni. Andiamo a vedere una meditazione. Non si può mai sapere se una cosa è possibile finché non si prova a farla. La fase essenziale di ogni progetto è decidere di andare avanti. Scelgo di portare avanti qualsiasi cosa vada realizzata nella mia vita, sostenuto dalla fede. So che nulla è impossibile quando l'amato mi guida e mi dirige, giacché egli sa ciò che è bene per me. Sapete, la scintilla divina è presente dentro ognuno di noi. Quindi mi viene da dire, ascoltate il vostro sé superiore, a livello di intuizione, a livello di quello che vi dice. Perché, ragazzi, io per molte persone vedo come un cambio di ciclo, qui. Amici dei pesci, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato spunti di riflessione interessanti, fatemelo sapere nei commenti, sostenete il canale con un like, un hype, l'iscrizione o la condivisione del video. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me, mi può contattare via mail o anche per una consulenza personalizzata. E per quello che riguarda la sezione degli abbonamenti, tenete presente che tutto quello che tratto nelle sessioni personali come credenze limitanti lo ritrovate anche nella parte degli abbonati, solo che in più lì tratto anche temi di metafisica, di metamedicina, si parla di astrale, di vista eterica, di sviluppare il terzo occhio, insomma ci sono tanti argomenti che sono quelli che ho studiato io in decenni di formazione personale e professionale che io sto condensando e mettendo lì a disposizione per voi. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono e sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!